Ciao ragazzi, ragazze, bentornati sul canale. Oggi giornata estiva, si muore dal caldo, quindi mi sono detto perché non usciamo e vi porto a fare un bel giro. E ho trovato un posto bellissimo da farvi vedere qui in zona e quindi andiamo. E qui in zona è su un'altura. Adesso vi faccio vedere. Saliamo per questa stradina. Vedete che passa in mezzo al bosco e sale. Ho sempre un po' paura a fare queste stradine perché sapete che qui in Italia molti non è che guidino proprio bene e ho sempre paura che ci sia qualche pazzo che scende a tutta velocità senza stare attento, perché qui ci passa una macchina sola, vedete? Due macchine se si incontrano, una deve farsi da parte e far passare l'altra, accostare a lato, e siamo quasi arrivati, è qui, non è tanto lontano, ecco che ci siamo. Parcheggiamo qui in uno spiazzo, troviamo uno spiazzo. Attenzione, la parola spiazzo non è spazio, è spiazzo. Questo accanto alla strada è uno spiazzo, vedete? È anche ombreggiato, quindi mi va bene, perché siamo in piena estate. Fra l'altro la mia macchina è nera e se non la metto all'ombra, quando la riprendo, cuoce letteralmente, sembra di entrare in un forno. Eccoci qua arrivati. Allora andiamo. Mi metto su il mio cappellino perché altrimenti col caldo mi brucio la pelata, mi scotto. Invece il mio bel cappellino mi protegge e partiamo. Fa caldo davvero, eh? Sono le 4 di pomeriggio quasi. Forse ho scelto un orario non proprio top, però vabbè, se cerchi sempre l'orario giusto poi le cose non le fai mai, quindi va bene così. Parcheggiamo e andiamo. Avete visto, ho parcheggiato qui in uno spiazzo. Sentite anche le cicale che cantano sugli alberi. Freniscono, il termine corretto è freniscono. Vi dico subito dove siamo, così, senza neanche un po' di mistero. Siamo in Franciacorta e siamo sul monte Madonna della Rosa. Si chiama in realtà Monte della Madonna, se non ricordo male. Poi vabbè, qui in zona ognuno lo chiama un po' come vuole. Vedete, noi siamo venuti da lì, siamo saliti da qui, adesso ci giriamo. Qui c'è anche un bel monumento l'Alpino. C'è un bel monumento dedicato agli alpini, guardate che sole. E qui saliamo, già in lontananza intravedete il santuario che poi ve lo faccio vedere bene, è il santuario Madonna della Rosa, poi vi racconto bene tutta la storia. Siamo in un paese della Franciacorta che si chiama Monticelli Brusati. Adesso saliamo per questo viale alberato, saliamo, vedete un viale, questo è un viale alberato perché ci sono gli alberi. Vedete, adesso sto salendo per il viale, quando invece andiamo via scendiamo per il viale. Vedete? Salgo per il viale e se invece cambio idea e voglio tornare a casa scendo per il viale. Ma adesso siamo appena arrivati e quindi saliamo. Oh ragazzi, sono già stanco, 30 secondi di camminata e sono già stanco. Ecco qua, facciamo il video proprio come i pro, proprio come quelli seri, quelli bravi, no? Facciamo la tecnica del reveal da terra, ed ecco il santuario Madonna della Rosa. Questo santuario è stato costruito nel Medioevo, nel 1400. Il campanile un po' dopo, il campanile è stato costruito nel 1500 e poi altri pezzi sono stati aggiunti dopo. Dentro, fra l'altro, adesso purtroppo è chiuso, ma dentro anche molto bello, ci sono degli affreschi. Guardate che bello.
Guardate che bella questa croce in legno, spettacolare, bellissima, tutta in legno. Oh, là c'è una panchina sotto l'albero, che bello, c'è una panchina con il tavolo all'ombra. Guardate che bellissimo pino. Oh, che ombra, bello. Andiamo a metterci qui all'ombra, così vi racconto un po' la storia di questo santuario qui all'ombra senza cuocermi. Allora bevo anche un goccio d'acqua, perché qui ci sono 1000 gradi, no 1000 no, ma 30-35 sì, e siamo nel nord Italia, qui non fa neanche caldo come al sud, immaginatevi al sud ci saranno 40 o più gradi. Qui da noi al nord fa sì caldo, perché comunque siamo in piena estate, però dai, non esagerato. E vi racconto un po' la storia di questo santuario Madonna della Rosa, perché è super interessante. La leggenda narra che nel Medioevo la Madonna comparve a un contadino assetato e gli indicò la via per trovare l'acqua. E qui il contadino trova l'acqua ed è esattamente dove sorse poi il santuario, e in quel punto sorse anche a quanto pare un roseto, per cui da qui il nome Santuario Madonna della Rosa. C'è un'altra leggenda poi che narra che nel 1833 mi sembra, quando c'era l'invasione austriaca, gli austriaci si accamparono qui e per un portento l'acqua del pozzo si esaurì, e quando poi gli austriaci furono quindi costretti ad andarsene perché non c'era più l'acqua nel pozzo, miracolosamente tornò l'acqua. E sono belle queste perché sono leggende che poi si tramandano e sono tutte cose che fanno parte del nostro patrimonio storico, culturale, folcloristico, molto bello. Una ragazza ad esempio mi ha chiesto in un messaggio, è caduto qualcosa dall'albero, si è spiaccicato, una ragazza mi ha chiesto in un messaggio ma voi allora siete super religiosi, perché vedo che ovunque vai ci sono queste costruzioni religiose, ci hai fatto vedere le santelle, su tutte le alture c'è un santuario, un monastero. La domanda è curiosa e interessante, perché in realtà la risposta è sì, gli italiani sono mediamente un popolo religioso, ma nella norma, né più né meno delle altre nazioni, credo. Il fatto è che noi abbiamo questi paesaggi che hanno una storia molto antica, che spesso parte dal Medioevo. Tante di queste costruzioni, di queste chiesette, santuari, sono stati costruiti come appunto questo che vi ho fatto vedere, sono stati costruiti nel Medioevo e quindi fanno parte del patrimonio storico e culturale del paese. E quindi sì, sono effettivamente luoghi di culto a tutti gli effetti, vengono frequentati, sono delle chiese, però in realtà sono molto, o forse soprattutto, patrimonio culturale, patrimonio storico. Tant'è vero che io ho iniziato, anche grazie a voi, iniziando a girare e a farvi vedere un po' le cose, ho iniziato io stesso a rendermi conto di tante bellezze di cui magari prima non ci rendevamo conto perché ci passiamo davanti tutti i giorni, per noi sono cose abbastanza normali e magari passiamo per una strada 10 volte al giorno e non mi ero mai neanche accorto che lì c'era una santella. E quindi iniziando ad andare in giro con un po' più di consapevolezza, perché quando vuoi far vedere agli altri qualche cosa, no? Stai attento al territorio, ho iniziato anch'io di più a rendermi conto di quante bellezze abbiamo qui e che tante volte diamo per scontate. Però mi rendo conto che effettivamente una persona che vede da fuori, che non è abituata, può dire wow, sali su ogni monte, su ogni collina, su tutte le piccole alture e ci sono questi bellissimi monumenti, monasteri, santuari. Di solito è un piccolo santuario, cioè una chiesetta con un campanile, perché venivano costruiti sempre sulle alture, ma ci sono diversi motivi, alcuni dei quali sono anche facilmente intuibili. Innanzitutto perché in alto
simboleggia la connessione con il divino, no? Siamo più vicini al cielo, per così dire. E poi sono luoghi tranquilli, lontani dal caos della vita quotidiana, e quindi ci si può rilassare e ci si può mettere in un mood, in un'atmosfera più così meditativa, senza contare poi il fatto che nel Medioevo spesso questi edifici venivano costruiti sull'altura anche per motivi di sicurezza e controllo del territorio, e anche perché molti di questi edifici erano magari dei monasteri, quindi erano abitati dai monaci che quindi facevano vita appartata, ritirata rispetto alla comunità, no? Però dai, siamo in un posto bellissimo, non passiamolo tutto il tempo seduti, alziamoci e vi porto a vedere un po' di cose qua in giro, così vi insegno anche qualche parola. Ah, fra l'altro dimenticavo di dirvi, state qui, guardate il video tutto fino alla fine, perché vi ho riservato una sorpresa carina proprio per la fine, una sorpresa bella che vi piacerà, vedrete. Guardate che belli questi gradini in pietra, con la balaustra in legno. Questa si chiama balaustra. Guardate che bella questa panchina, scavata in un tronco. In questi luoghi è spessissimo facile trovare proprio queste installazioni artistiche, che sono magari anche degli oggetti funzionali, come in questo caso è effettivamente una panchina, però è anche un'opera d'arte. Guardate che bella. E vedete, da questa altura abbiamo una visione panoramica pazzesca. Pazzesca vuol dire fantastica, incredibile. Oh, guardate che bello anche qui, questa è una sedia, sempre scavata in un tronco, però quella di prima era una panchina, questa è una sedia con i braccioli. Queste sono delle piante di aloe. Non vorrei sbagliarmi perché non sono un botanico esperto, ma credo che siano aloe ferox. Però se ve ne intendete ditemelo voi nei commenti. Sono sicuramente delle aloe questo, ma ce ne sono diversi tipi di aloe. Lì in fondo vedete anche un vigneto, un piccolo vigneto. Qui in queste zone è molto caratteristico avere, ci sono grandi vigneti, ma ci sono anche tanti piccoli vigneti sparsi sulle colline, dove in pratica vanno a sfruttare tutti i piccoli appezzamenti di terreno liberi con i terrazzamenti, cioè conformano la collina in modo tale da poter creare delle piccole terrazze per poter avere degli spiazzi di terreno abbastanza pianeggianti per poter poi fare dei piccoli vigneti. E sulle nostre colline si trovano moltissimi appezzamenti di vigneti, anche perché qua ormai lo sapete, ve l'ho detto 1000 volte, siamo nella Franciacorta, che è proprio la zona dei vini spumanti pregiatissimi. Qui abbiamo una fontanina, vedete qui se schiaccio esce l'acqua, guardate che bello, ci sono anche queste scritte. Ah, questo è San Francesco, laudato simi Signore per sora acqua, la quale è tanto umile et preziosa. È un pezzettino tratto dal Cantico delle Creature, è in italiano antico questo. Questo è molto interessante per voi che imparate l'italiano, perché è uno dei primissimi testi scritti in italiano. E infatti è mezzo italiano e ancora mezzo latino. Adesso non sto qui a farvi il professore, a spiegarvela in modo troppo complicato, però è una forma di italiano antica, vedete, laudato, oggi si direbbe lodato. Laudato è la forma vicina al latino, vedete, et è latino, oggi si dice e. Sora, dal latino soror, che vuol dire sorella, oggi si dice sorella. Interessante. Qui vedete il roseto, che non sarà sicuramente il famoso roseto della storia, o magari sì, chi lo sa, ci piace pensare di sì. Comunque non poteva mancare un bel roseto.
un'altra affissione, vedete si chiama affissione, è praticamente un cartello che poi fra l'altro non è un cartello ma è un asse di legno molto bello, tenuto su da una corda. Questi fiori invece bianchi, rossi, sono dei geranei, si chiamano geranei in italiano. Sono dei fiori molto resistenti, sono abbastanza facili da coltivare. Fra l'altro si possono anche sdoppiare per talea, cioè vuol dire che si taglia un ramo, lo si mette nella terra e poi sviluppa le radici. Quindi sono facili anche da riprodurre, sono dei bei fiori. Se ne trovano molto spesso nelle nostre case qui in zona. Questo è l'ingresso monumentale con il portone. Guardate, c'è una volta, si chiama volta a crociera questa, e lo sapevo da solo, non l'ho cercato su Wikipedia, perché avendo studiato al liceo classico e poi avendo fatto lettere classiche, ho studiato tanto anche arte, eccetera, quindi qualche cosa mi ricordo ancora. Sono bellissime queste scritte, sparse un po' dappertutto. Qui abbiamo un'altra panchina un po' più semplice, fatta da 2 tronchetti che reggono un mezzo tronco d'albero. Una panchina semplice, spartana diremmo noi. Spartana vuol dire semplice, rustico, no? Come gli antichi spartani dell'antica Grecia. Qui c'è una ringhiera o parapetto, lo chiamiamo ringhiera o parapetto, vedete questa, tutta anche questa di legno. È bella perché sono tutti materiali semplici, rustici, quindi in armonia con il territorio. Non hanno messo una ringhiera moderna o di ferro, d'acciaio. Guardate che bella di legno. E c'è un vialetto fatto di ciottoli, sassolini. Vedete tutti questi sassolini si chiamano sassolini o ciottoli. E poi qui scende, poi noi non proseguiamo perché comunque giù là ci sono altri vigneti, poi c'è il bosco. Oh, siamo fortunati, le campane. Ha fatto 4 rintocchi credo, quindi a indicare che sono le 4 del pomeriggio. Un rintocco indica un'ora, no? Quindi ha fatto 4 rintocchi e sono le 4 di pomeriggio. Uno non l'avete sentito probabilmente perché ho fatto partire il video tardi, aveva già fatto il rintocco e allora ho detto faccio partire il video ed è che bello che riesco a riprenderlo. Ecco, l'unica cosa che proprio forse non è bellissima, stona un po' col territorio, è quel palo con tutte le antenne, però vabbè, ci sta, nel senso che questo è il punto più alto del paese ed è il punto migliore dove mettere appunto un traliccio così. Vedete tutti quei monti in lontananza, tutte quelle montagne in lontananza? Quelle sono le Prealpi e dietro quelle montagne c'è il lago di Iseo. In linea d'aria saranno penso 4-5 km, non di più. Se io fossi Superman volando in 5 minuti potrei essere sul lago di Iseo da qui. Il lago di Iseo è molto bello, cercatevelo su Google, è una località turistica apprezzatissima. Che bello anche questo, vediamo cosa c'è scritto. In questo piccolo spazio vorrei che ogni uomo si sentisse a casa sua e libero da costrizioni potesse raggiungere la conoscenza di se stesso e incamminarsi nella sua strada forte e fiducioso. Vorrei che fosse una sosta di pace, di riflessione per ogni viandante che vi giunge, un posto dove l'ideale diventa realtà e dove la gioia è il frutto spontaneo. Bellissimo, un'altra incisione su una pietra questa volta. Qui come ti giri ci sono incisioni con frasi belle o significative o riflessive. Qui c'è scritto: fratello, sorella, ricorda che è possibile e vero il tenero abbraccio tra un Dio che profuma di mandorlo e un uomo, ogni uomo, donna che odora di polvere. Bello. Frasi poetiche, filosofiche, che insomma in un posto così bello aiutano a meditare e a riflettere.
Bene ragazzi, adesso io sto sudando davvero troppo perché qui davvero il caldo è tanto e come diciamo in gergo si cola dal caldo. Sto colando dal caldo, I'm melting, sto colando. E quindi il video di oggi finisce qui mentre ci allontaniamo con questa bellissima ripresa ad effetto dal santuario con il mio bel faccione in primo piano e la sorpresa qual è? La sorpresa è che voi non lo sapete, ma io fra le mie tante varie passioni, fra i miei vari hobbies, sono anche un pilota di droni e quindi beccatevi il video con il drone che non ho fatto adesso, in realtà l'ho fatto 2 o 3 giorni fa, ma ve lo piazzo qui a fine video, vi faccio vedere dall'alto, da una prospettiva fantastica, questo bellissimo posto che abbiamo visto oggi. E con questo è tutto, io vi saluto e mi raccomando, alla prossima. La frase topica che non può mai mancare, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Quindi ragazzi, ciao, vi saluto e alla prossima. Com'è la macchina adesso? Ho paura a toccarla, vediamo. No, anzi, non scotta. Vedete, sono stato furbo a metterla all'ombra, non scotta per niente. Di solito essendo nera non puoi neanche toccarla quando arrivi. Bene, dai.